Purtroppo si sono rovinate le foglie per il gelo, adesso che avevo un sacco di ricette per utilizzarle. Mannaggia a me. Ciao amici del bosco, come sta il vostro orto? Il mio ha avuto dei problemi con le gelate. Vi faccio fare un giro nel mio orto di dicembre, vediamo anche quali lavori e raccolti fare in questo periodo. Partiamo da un controllo ai finocchi. Quest'anno mi sono fatta fregare da una gelata che è arrivata prima del previsto. Le piante non stanno più tanto bene, oddio questa neppure troppo male, però la gelata ha fatto dei danni anche al grumolo del finocchio. Per fortuna si possono fare degli interventi antigelate utilizzando una buona pacciamatura. Consigli pronto uso per evitare i danni da gelate. Il primo di tutti sono le coperture, il più immediato che ci viene in mente. Mettere qualcosa sopra le piante che le protegga per creare il cosiddetto effetto serra, e lo possiamo fare con delle coperture di piccole dimensioni. Gli archetti si possono fare anche con sistemi fai da te, recuperando per esempio dei tubi che non utilizziamo più di irrigazione come in questo caso, oppure si possono utilizzare dei tondini di metallo da piegare opportunamente, o anche, se li trovate, dei rami abbastanza flessibili da creare insomma un piccolo rilievo. Cosa mettere sopra? Un telo di plastica, deve essere qualcosa di trasparente che fa passare la luce. Il tessuto non tessuto è un materiale facile da trovare, o si possono utilizzare, come io faccio spesso, anche dei teli antinsetto. Fermi! Avete messo un bel like? Vi siete iscritti al canale del Bosco di OG già? Avanti, fatelo, altrimenti non possiamo andare avanti. Questo è un discreto finocchio, è molto bello, prendiamo solo queste stelle È fondamentale anche la pacciamatura, una copertura vegetale che protegge il suolo. La dobbiamo mettere sia sull'aiuola che nei sentieri, perché anche lì ha una funzione importante, evita anche i nostri danni da calpestamento, almeno li riduce. È un vero e proprio cappotto che mettiamo sopra le radici delle piante. In autunno per fortuna i materiali per la pacciamatura non mancano. Prime fra tutti ci sono le foglie, che sono perfette anche per riparare per esempio il suolo sotto alle insalate. Tunnel e pacciamatura non si escludono, o si possono fare entrambi, anzi meglio. Le foglie sono utili per tante cose nell'orto, ci abbiamo fatto un video con tutti i possibili utilizzi. Ok, le insalate hanno la loro copertina che poi si decomporrà. Le foglie sono oro! Mi sono fatta cogliere impreparata dalle prime gelate che sono arrivate a fine novembre, questo perché il tempo era rimasto mite fino a quel momento e ancora non mi aspettavo che arrivasse proprio il gelo, pensavo che la discesa delle temperature fosse più graduale. Ma non ero solo io ad avere questa falsa certezza, anche le piante si sono lasciate cogliere alla sprovvista, infatti non avevano fatto cadere molte di loro ancora le foglie, avevano ancora le foglie verdi. Questo significa che non avevano completato quel processo di raccolta dei nutrienti. Dovete sapere che le piante caducifoglie ogni anno attraggono le sostanze nutritive che sono nelle foglie, nelle loro parti permanenti, quindi nel legno, nelle radici, prima di lasciar cadere le foglie. Quindi se le foglie sono ancora verdi e arriva la gelata e le foglie si rovinano e cadono, vuol dire che le piante hanno fatto meno scorte per l'inverno. Questo un po' mi preoccupa. Staremo a vedere come reagiscono la prossima primavera. Sicuramente in questa confusione c'entrano i cambiamenti climatici. Dovremo vedere come le piante, sia le piante perenni, insomma gli alberi, sia gli ortaggi si adatteranno a questi cambiamenti, e noi dovremo cambiare le nostre abitudini colturali sempre in risposta al cambiamento. Per fortuna che ci sono delle piante che il gelo non lo sentono, perlomeno un gelo contenuto. Per esempio i porri, che ieri mattina erano tutti, sembravano abbacchiati e ricoperti di brina, invece stanno benissimo. Adesso io me ne prendo uno. Guarda che mazza di radici che c'è, guarda che zolla che porto via, perché queste sono le radici che mi trascinano tutto. Che naturalmente le lascio nel suolo il più possibile. Le radici le lascio perché nutrono la terra, se volete sono anche buone da mangiare, però se le prendete utilizzabili, altrimenti conviene lasciarle dentro. Mi raccomando, ve l'ho già detto un sacco di volte, del porro si mangia tutto, anche queste foglie qua, le fate cuocere un po',
usate un frullatore, diventano crema. Raccogliamo il finocchio, anche se ha preso un po' di gelo, queste foglie qua sono belle turgide e quindi fanno parte del raccolto, sono buone da mangiare. Intanto prendiamo il grumolo, anche qui lascio la radice nella terra. Del finocchio si mangia tutto, però quello che pensate di non mangiare lasciatelo sul posto, così andrà a fare nutrimento per la prossima stagione. Ecco, questa foglia è un po' più rovinata. Vi faccio vedere che cosa significa la gelata. I tessuti della pianta si sono rovinati da qua in su, nella parte in cui erano più esposti. Per questo è importante la pacciamatura, perché se io ho una copertina intorno a tutto il grumolo, neppure questa parte si gela. Se vi succede di subire una gelata, non disperate, perché probabilmente una parte della pianta è ancora buona. Eventualmente accelerate il periodo della raccolta e i finocchi si possono utilizzare anche lessati, quindi magari gli date una scottatina e poi le ripassate al forno come volete, le ricette sono tante, li potete anche a quel punto, dopo averli scottati, congelare, quindi non abbandonate il raccolto. Le foglie del finocchio vi consiglio di non buttarle perché sono profumate, profumano di liquirizia, hanno un buon sapore, quindi si possono mettere anche nelle insalate, si possono aggiungere ad esempio nei sughi per la pasta e gli danno quel sapore in più, ci si possono condire dei risotti, si possono trasformare in pesto, anche queste, ci aggiungete un po' gli ingredienti del pesto, una frutta secca, magari del formaggio, dell'olio, dell'aglio, tritate tutto e avrà il vostro pesto l'inconfondibile aroma del finocchio. Potete essiccarle e quindi le fate diventare, poi le sminuzzate, le fate diventare un insaporitore, o addirittura ci si fanno le tisane, sia con le foglie che anche con questi steli che in genere non si usano, li possiamo tenere un po' di tempo in acqua calda e facciamo appunto un infuso interessante perché è ricco di nutrienti, ha la vitamina C ed è anche depurativo. Semine di dicembre, questo non è il mese ideale, se state in zone dal clima molto rigido non si può fare niente, ma se il clima insomma non è così freddo si può ancora seminare ad esempio i legumi, quindi fave e piselli, si può mettere giù l'aglio e anche i bulbini delle cipolle. Se si sceglie questo sistema di riproduzione, invece di partire dal seme o dalla piantina si parte dal bulbillo, in questo periodo si possono mettere anche quelli, così avremo delle cipolle anticipate per la primavera prossima. Come per l'aglio, anche per le cipolline la direzione è quella della punta verso l'alto e la base verso il basso, si vede bene. Questa semina la faccio senza lavorare la terra perché siamo in un momento in cui la terra è troppo bagnata, quindi già sono troppo invasiva. Cercherò di andare leggerissima con la paletta, con il rastrellino, per mettere 2 cm sottoterra i miei bulbili di cipolla. Sopra la cultura delle zucchine che neppure ho tolto, così fanno pacciamatura e anche le radici continuano a avere una loro funzione nel suolo, ho semplicemente tirato 3 file a distanza di 30 cm, poi con questo attrezzo che mi ha aiutato a lavorare un suolo un po' fangoso ho inserito i bulbilli. E si possono trasferire anche le zampe degli asparagi. In questo periodo hanno raccolto i nutrienti, le foglie sono ingiallite, le abbiamo tagliate, possiamo prenderle, trasferirle e creare una nuova sparagiaia. Il sovescio, se non l'avete ancora seminato, potete provare, rimarrà un po' indietro. Io ce l'ho già spuntato, ma siccome volevo metterlo in altri punti, probabilmente tenterò. Dipende dal vostro clima, dipende dalle piante che includete nel vostro sovescio, ma si può ancora provare. L'autunno è un momento importante nella gestione di una linea sintropica e noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo rimesso il favino in modo che poi a primavera potremo sfalciarlo, togliere i fiori, fare una serie di azioni. L'aglio ce l'avevamo lasciato dentro, molto di quello che avevamo seminato l'anno scorso non l'abbiamo raccolto e infatti qui è pieno di aglietti spuntati. Le piante stanno sostanzialmente tutte bene, ne sono morte forse qualcuna ma pochissime. Dovremo dalla primavera prossima probabilmente iniziare a potare seriamente, perché questo è importante per la sintropica, fare azioni di disturbo alle piante che abbiamo scelto per questa funzione.
nel momento giusto, e tutto questo aiuterà il sistema ad andare sempre più forte. L'altra cosa che abbiamo fatto è rimpolpare i cumuli della materia organica, quindi abbiamo utilizzato le potature di fine stagione, le foglie, anche l'erba tagliata, insomma abbiamo creato questi bei cumuli. Questa materia avrà una funzione di protezione dal freddo per le piante che stanno al centro, ma anche di nutrimento, perché via via si andrà decomponendo, e l'autunno e l'inverno sono un buon momento perché c'è acqua e quindi i processi di decomposizione possono andare avanti se non è troppo freddo, e da me non fa mai troppo freddo a parte qualche gelata. Le aromatiche stanno particolarmente bene, sono cresciute tanto, questo vuol dire che il punto della successione ecologica che il mio terreno può sopportare probabilmente è proprio quello degli arbusti. Qui c'è anche un bellissimo assenzio che ci ha regalato Gianmarco e che sta benissimo, ne abbiamo un ciuffo qua e un ciuffo là. Sulla gestione autunnale del sintropico vi rimando al viaggio che abbiamo fatto da Eva insieme a Gennaro Cardone, che ci ha appunto spiegato cosa dovevamo fare. La pianta che ha dimostrato di gradire la sintropica è stata l'asparago. Abbiamo messo qualche zampa e ne sono venuti di bellissimi, sono gialli, tra poco li taglieremo e sotto le zampe si riposeranno per darci nuovi asparagi a primavera. E tutto questo ci serve sempre per arricchire di materia organica il suolo. Grazie di avermi accompagnato in questa passeggiata per l'orto di dicembre. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, fatevi gli orti vostri, a presto, ciao! Dalla prova della vanga tutto dipende.